Ci troviamo nell'antica Mesopotamia. Immaginiamo due eserciti che si scontrano con estrema ferocia, cercando di avere la meglio gli uni sugli altri. A un certo punto, durante questa battaglia, come ce ne sono state tante, circa 4.000 anni fa, ecco che appare dal cielo una figura luminosa, terrificante. Si tratta di un dio Anunnaki. Questo Anunnaki è molto grande, qualcuno dice che forse erano alti 2,50 m, 2,70 m, quasi dei giganti, ed erano coperti con una sorta di armatura strana. Anche se avevano un aspetto terrificante, avevano delle armi a volte apparentemente normali, almeno apparentemente, come per esempio spade o lance, però dotate di un bagliore innaturale e anche di particolari capacità offensive. Ed ecco che alcuni di questi guerrieri sumeri si scagliavano contro il dio sceso dal cielo, avevano l'ardire di sfidare addirittura uno dei potenti Anunnaki. Erano migliaia, convinti di riuscire a vincere anche un avversario così alto e potente. Improvvisamente però qualcosa cambia, qualcosa inizia a essere emesso da questo dio sceso dal cielo, da questo dio appena arrivato da una nube strana che volava nel cielo. Questo dio inizia a brillare e questa sua luce inizia a diffondersi attorno a lui in maniera talmente intensa che acceca totalmente tutti i suoi nemici. Il dio Anunnaki, con le sue possenti armi, la sua spada, riesce a falciare diversi nemici accecati, ma ecco che alcuni hanno avuto l'idea di proteggersi con lo scudo e non rimanere accecati. Decidono quindi di avvicinarsi, di correre urlando contro l'iroso dio guerriero degli Anunnaki, sicuri di poterlo vincere per via del loro grande numero. Quando però questi guerrieri sumeri si avvicinano troppo all'Anunnaki, ecco che succede qualcosa di strano. I loro muscoli sembrano irrigidirsi, le gambe non si muovono più e un terrore incredibile li divora da dentro. Questi guerrieri si trovano paralizzati a 2-3 metri dal dio senza potersi muovere. Ed ecco che il gigantesco dio Anunnaki, con la sua arma, riesce a fare facilmente a pezzi i propri nemici. Naturalmente non è finita qui, perché ci sono frangenti in cui questi dei, durante una battaglia o per punire gli uomini che non obbedivano ai loro comandi, decidono di scagliare addirittura un fulmine contro alcuni di questi soldati o di questi uomini che li servivano. Ed ecco che il colpo di fulmine partito dalla mano del dio incenerisce il povero malcapitato. Che cos'erano dunque queste armi terrificanti che avevano gli dei venuti dallo spazio? Come sapete bene, per me e per altre persone che stanno facendo questo genere di studi, non si trattava ovviamente di dei o di divinità, ma più verosimilmente di visitatori alieni, colonizzatori, anzi alieni, che erano scesi da un altro pianeta per prendere possesso del nostro mondo, per colonizzarlo e soprattutto per farsi servire e riverire dai primitivi esseri umani. Uno scenario degno del telefilm Stargate, che però, secondo molti ricercatori, potrebbe essere realistico. I miti sumeri, ma anche altri miti, sono pieni dei riferimenti a questa luce, a questi grandi poteri che avevano gli dei. Anche nei miti dei nativi americani si dice che Donna Bisonte Bianco, che era una dea scesa dal cielo sempre da una di queste strane nubi solide, venne avvicinata da dei cacciatori Sioux e uno si prostrò a terra per adorarla e l'altra invece cercò di attaccarla. E Donna Bisonte Bianco riuscì a incenerire dal nulla l'assalitore. Alla stessa maniera Zeus o Giove nei miti greci e romani riusciva semplicemente con la volontà a emanare un lampo di luce capace di folgorare gli avversari.
ma non era l'unica cosa che faceva. Difatti Zeus e anche sua figlia Atena e pochi altri dei dell'Olimpo usavano a volte un'arma potentissima, un'arma molto difficile da comprendere come struttura. Si tratta dell'egida. L'egida viene descritta in vari modi. Per alcuni è uno scudo che viene usato da Zeus, ricoperto però da una pelle di capra con sopra raffigurata la testa della Medusa. È talmente forte quest'arma che spaventa e terrorizza i nemici e a volte anche la stessa Medusa pietrifica e paralizza gli avversari che cercano di attaccare il potente Zeus. Altre volte invece l'egida viene rappresentata come una mantella o come un vestito o una specie di armatura di pettorale, che però è sempre fatta di questa strana pelle di capra e ha sempre l'immagine della Medusa, della Gorgone, con la testa piena di serpenti, quei serpenti che formano i capelli, che pietrifica e blocca gli avversari. In altri testi latini o greci invece si sostiene che l'egida sia una specie di nube tempestosa che avvolge e protegge Zeus e che da cui ogni tanto partono dei fulmini. Anche i miti sumeri fanno pieno riferimento a una speciale arma usata dagli dei. Questa qualità veniva detta a volte bagliore, il bagliore degli dei, che però era qualcosa che si indossava. Veniva chiamato melam o melammu o me ed era l'arma definitiva degli dei, quello di cui tutti avevano terrore, persino gli stessi dei. Quando per esempio nell'epopea di Gilgamesh il re di Uruk, l'eroico protagonista dell'epopea, assieme al suo figlio Enkidu, sfidano il demone toro Humbaba, ecco che praticamente riescono, una volta sconfitto l'avversario, a strappargli questi indumenti o questi armenti, a volte si dice siano delle corone o dei vestiti o delle cinture, che gli davano il suo melam, gli davano questo potere, questo bagliore, e lo spogliano di queste e Humbaba, per quanto potente, è una specie di minotauro sumero, diventa totalmente privo di forze alla mercé dei suoi avversari. Nei miti sumeri i melem possono avere tantissimi aspetti, se ne contano centinaia. Alcuni sono dei poteri di conoscenza, come la conoscenza delle arti, della giustizia, della metallurgia o della medicina. In quel caso è più probabile pensare che i melem, cioè il dono divino, fosse relativo a qualche tipo di computer, di tablet o di struttura che potesse in poco tempo fornire a chi la possedesse, perché anche qui si tratta di un bene materiale, viene specificato, chi possedeva questa cosa poteva imparare in pochi istanti queste arti e diventare bravissimo nel fare una cosa. Ma questi sono un tipo di melem. I melem usati invece in battaglia sono qualcosa che scatenavano questo bagliore, un bagliore che si racconta nell'epopea di Gilgamesh paralizzava, terrorizzava gli avversari o addirittura li faceva fuggire via in preda al panico. Un altro mito in cui possiamo rinvenire questa definizione del melam come di qualcosa che si può mettere e togliere, questo splendore, è quella relativa alla discesa della regina del cielo Inanna negli inferi, dove regnava la sorella Ereshkigal. Naturalmente questa visita apparentemente era solo una visita di cortesia alla sorella, ma Ereshkigal non si fida, tanto che ordina ai suoi guardiani di fermare Inanna quando sta entrando davanti a 7 porte e davanti a ognuna di queste porte Inanna dovrà togliersi uno dei suoi melam o melammu. Così facendo, quando Inanna arriverà davanti alla sorella Ereshkigal, si troverà nuda, o per meglio dire senza difesa, perché non avrà più quel bagliore terrificante che poteva essere usato come un'arma. Piccolo fatto importante è che, secondo alcuni, il discorso di Inanna che scende al cielo e si toglie uno dopo l'altro questi indumenti o vestiti che sia, è stato ripreso poi nella cultura arabica come la danza dei 7 veli, che rappresentavano in verità la spogliazione di Inanna di questi 7 melam. Naturalmente la storia si fa complessa, poi Inanna viene presa prigioniera e poi in seguito, dopo un patteggiamento, riuscirà a essere liberata, ma ci resta il dubbio: che cos'erano veramente questi melam, o l'egida di Zeus e Atena, se preferite? Cos'erano questi vestiti che davano questi terrificanti poteri?
Dopo aver studiato a lungo questi argomenti, sono riuscito a trovare un'ipotesi che potrebbe spiegare tutto in maniera molto razionale. Innanzitutto l'egida viene descritta come oggetti diversi, uno scudo ricoperto di pelle di capra, o una sacca fatta di pelle di capra che scuotendola spaventava le persone, o un pettorale di pelle di capra, cosa che è poco pratico perché anticamente si facevano dei pettorali di pelle cotta, ma sempre con un cuoio molto duro come quello di vitello o di altri animali, sicuramente non con la pelle di capra che era molto delicata. Allora, che cos'era esattamente questa egida? Il nostro sospetto è che si trattasse in realtà di un tessuto, anzi forse di un super tessuto che poteva essere applicato su uno scudo o utilizzato anche come vestito, mantella o altri tipi di indumento. Il paragone che viene più facilmente in mente è ovviamente il Kevlar. Il Kevlar è una fibra sintetica aramidica inventata nel 1965 ed è, per intenderci, il tessuto con cui si fanno i giubbotti antiproiettili o altre cose. Per esempio, no, anche se molti non lo sanno, viene usata una fibra di Kevlar anche sugli scudi che vengono utilizzati per esempio da alcune forze della polizia o dagli agenti della SWAT per essere protetti durante le sparatorie. Se questa fosse la realtà, cioè se questa egida non fosse un oggetto ma un tipo di tessuto che poteva essere poi adattato su degli scudi, come delle mantelle o come dei pettorali, iniziamo a capire che effettivamente questi dei dello spazio, Anunnaki o Elohim, che venissero chiamati a seconda dell'area geografica, avevano, quando andavano in battaglia o in situazioni comunque pericolose, indossavano degli indumenti fatti con una specie di Kevlar, una sostanza super protettiva che in qualche modo gli garantiva l'incolumità da qualsiasi tipo di armi. Ricordiamo per esempio che il Kevlar è funzionale contro i proiettili, ma oggigiorno non è funzionale contro per esempio le armi bianche, mentre abbiamo ragione di ritenere che il tipo di tessuto o di fibra super tenace che usavano gli Elohim e gli Anunnaki fosse qualcosa di utile anche durante il combattimento con le armi bianche. Eppure c'è qualcosa di più. Viene sottolineato come l'utilizzo di questo melam o di questa egida era sempre collegata alla capacità di emanare luce, di brillare, di utilizzare dei poteri divini spaventosi. Ma come riuscivano a ottenere questi effetti e soprattutto come erano collegati questi effetti di luce o di paralisi o addirittura di scosse elettriche con questo vestito fatto probabilmente con tessuto super tenace? La risposta che ci è venuta in mente è quella che con ogni probabilità in questi vestiti fatti da una fibra super tenace esisteva anche un potentissimo generatore di energia elettrica o elettromagnetica capace di creare un vero e proprio campo elettromagnetico protettivo attorno a chi li indossava. Difatti si diceva spesso che questi dei erano avvolti da un bagliore, anche se qui bisogna fare poi un distinguo. Normalmente alcuni degli Anunnaki o Elohim avevano un lieve bagliore naturale che veniva dal contatto con una certa sostanza che loro usavano, una specie di olio o di liquido che serviva a ringiovanire, ma di questo parleremo un'altra volta. Il bagliore riferito al melam o all'egida di Zeus è qualcosa di molto più violento, di accecante, un qualche cosa di così fastidioso che non riuscivi neanche a vedere o a muoverti. Ma di che cosa poteva trattarsi dunque? La nostra idea è che quella figura che molti scambiavano per la testa di Medusa con tanti serpenti al posto dei capelli potesse trattarsi invece di un generatore elettrico con dei fili elettrici, qualcosa capace di generare una specie di effetto corona o di arco voltaico, per intenderci lo stesso tipo di arco voltaico che abbiamo quando si scatena un differenziale di potenza molto importante tra due poli elettrici, un po' come abbiamo visto nelle dimostrazioni delle moderne antenne Tesla. L'effetto corona è quando una scarica elettrica molto potente parte da un conduttore a potenziale elettrico elevato a un conduttore fluido come potrebbe essere per esempio l'aria.
La prima cosa per cui notiamo l'effetto corona è la grandissima luminosità, un bagliore simile in qualche modo a quello che vediamo quando un saldatore usa un saldatore ad arco per fare le sue saldature. È un bagliore intenso, molto forte, anche se nel caso del saldatore è molto piccolo. Tuttavia, se lo guardiamo senza degli occhiali o una maschera di protezione, anche solo per pochi secondi, rimaniamo accecati per diversi minuti. Questa luce è causata dalla ionizzazione del fluido, in questo caso dell'aria circostante, quando però l'intensità, il potenziale non è tanto da scatenare un vero e proprio arco voltaico. Quando invece si scatena un arco voltaico, noi abbiamo una vera e propria scossa elettrica, abbiamo un lampo elettrico che, a seconda del potenziale emesso, può risultare addirittura fatale. Abbiamo dunque ipotizzato che questo melamo, questa veste super tenace che indossavano gli Anunnaki, avesse una doppia capacità. Da un lato era protettivo per chi la indossava, dall'altra serviva anche a proteggere chi la portava da questo campo elettrico, un po' come quando chi fa degli esperimenti con le antenne Tesla o con l'arco voltaico si protegge con un vestito capace di disperdere l'energia elettrica dal proprio corpo in modo da proteggerlo da eventuali folgorazioni. Tuttavia, come poteva funzionare quest'arma, questo melam? Il discorso è molto semplice. Immaginiamo dunque che questi colonizzatori alieni del passato, questi dei Anunnaki, almeno come si facevano chiamare, avessero questo dispositivo che era regolabile. Quando era al voltaggio più basso si creava come un campo elettromagnetico molto intenso attorno all'Anunnaki o al visitatore extraterrestre. Ecco che quando gli attaccanti iniziavano a avvicinarsi all'Anunnaki o Elohim, che a dir si voglia, questa corrente elettrica intensa iniziava a entrare in conflitto con la naturale elettricità dei muscoli, causando crampi, dolori e addirittura paralisi. Uno degli effetti che viene narrato infatti del melam o melammo sugli attaccanti, su chi si avvicinava a un dio che aveva quest'arma terrificante, questo bagliore terrificante, è che si drizzavano i capelli sulla nuca e gli veniva la pelle d'oca. Appare dunque chiaro che questa arma era un campo diciamo difensivo, un campo che rallentava, se non addirittura paralizzava gli avversari, proprio come si diceva che la testa di Medusa paralizzava chi la guardasse. E inoltre, in qualche maniera, è quello che succede anche adesso, quando i protagonisti, ahimè, di incontri ravvicinati del terzo e quarto tipo, chi si trova davanti un essere non umano, un alieno sceso da un disco volante, di solito dice di sentirsi paralizzato, come se un campo di forza di qualche tipo gli fosse stato applicato. Naturalmente, quando un attaccante veniva poi paralizzato da questa energia, non riusciva a muoversi quasi, magari con la spada gli dava le scosse elettriche e doveva lasciarla, chiaramente i giganteschi Anunnaki riuscivano poi a dargli il colpo di grazia, terrorizzando tutti gli altri che dicevano: ecco, io se mi avvicino più di 4-5 metri a questo gigante inizio a essere paralizzato e non posso più muovermi. L'altro effetto che abbiamo visto è che, aumentando il voltaggio, chiaramente c'è una scarica luminosa capace, magari a seconda dell'energia del potenziale elettrico a disposizione di questi alieni, tale da accecare tutti, proprio come successe ai due angeli che andarono a Sodoma per visitare il patriarca Lot. E quando diciamo, gli abitanti di Sodoma circondarono la casa, loro uscirono fuori dalla casa di Lot, accecando totalmente tutti gli abitanti, che erano migliaia, e riuscendo a fuggire da Sodoma indisturbati. Esiste poi il terzo effetto di questo melam o melem, o dell'egida se volete, perché sono rappresentati con delle caratteristiche simili, vale a dire il fulmine che incenerisce. Il fatto che questi alieni, che questi colonizzatori venuti dallo spazio, dal cielo, sempre su queste nuvole di ferro, se vogliamo, potessero disporre di un potere fulminante è riportato in quasi tutte le mitologie, come abbiamo visto in quelle dei nativi americani, in quelle indiane dove c'è Rudra, ma anche Indra e altri dei che sono capaci di scagliare la fulmine, che in quel caso viene definito Varja.
così come anche chiaramente nella Bibbia, quando lo stesso Yahweh riesce a scagliare dei fulmini a tal punto che quando diciamo aveva sedato una rivolta durante l'Esodo, a un certo punto Mosè gli chiede di fermarsi perché col fulmine aveva ucciso, dice letteralmente la Bibbia, 40.000 persone. È ovvio che una scarica elettrica ad alto voltaggio può sicuramente dare fuoco agli oggetti o carbonizzare addirittura le persone se il voltaggio è molto alto, come la 320 o quella dei tralicci dell'alta tensione. Dobbiamo immaginare quindi che questi Anunnaki o Elohim fossero riusciti a miniaturizzare, perché ricordiamoci, a volte questi oggetti non erano solo dei vestiti ma addirittura delle corone o delle cinture, quindi erano riusciti a miniaturizzare veramente in pochissimo spazio un generatore di energia elettromagnetica potentissimo, capace, chiaramente non sappiamo per quanto tempo, forse magari solo per pochi secondi o per un minuto, di generare questa fantastica energia e scatenare bagliori, paralisi e a volte anche fulmini. Questa è una nuova teoria che ho studiato, mi fa piacere condividerla con voi perché non l'ho sentita da nessuna parte, forse c'è qualcuno che ha, diciamo, intuito o capito qualcosa del genere, però è sinceramente affascinante cercare di immaginare e capire cosa avessero scoperto, che tecnologia usavano questi Anunnaki. Viene da domandarci perché magari non usavano le pistole, i proiettili come facciamo noi, ma ogni civiltà, ogni cultura si evolve in una certa maniera. Ricordiamoci inoltre una cosa importante, vale a dire che loro venivano dallo spazio, erano colonizzatori spaziali abituati a muoversi in un'astronave, magari un'astronave che aveva delle paratie per difendere l'equipaggio dal freddo dello spazio e da tutto ciò che ucciderebbe chiunque, anche se è di un altro pianeta. Di conseguenza, l'idea che loro abbiano sviluppato delle armi a energia, come queste armi elettriche potentissime, avrebbe senso, perché qualora anche tra di loro ci fosse stata sulle astronavi un alterco o qualsiasi cosa fosse successo, proprio come da adesso da noi, se noi usassimo una pistola all'interno della Stazione Spaziale Internazionale o di un'astronave, sicuramente si bucherebbe una paratia e potrebbe addirittura per la decompressione esplodere tutto un settore della ISS o di un'astronave, cosa che nessuno si augura quando sei nello spazio. Appare quindi anche abbastanza logico che abbiano pensato nel tempo di usare più delle armi di tipo elettrico, la cui elettricità si sarebbe poi scaricata naturalmente sulle paratie di un'astronave senza danneggiarle. Spero che questo video vi sia piaciuto, è chiaramente una mia teoria, la sto ancora elaborando, accetterò consigli e suggerimenti e fatemi sapere cosa ne pensate. Chiaramente stiamo cercando di rileggere i testi antichi, sto anche scrivendo un nuovo libro proprio sulla paleastronautica, cioè sulla teoria degli antichi visitatori extraterrestri nel nostro passato, e penso di aver trovato delle cose molto interessanti che non ho trovato in giro, quindi spero che vi piacerà questo libro che sto scrivendo e soprattutto che vi sia piaciuto questo video. Se è così mettete un like, iscrivetevi al canale per non perdere chiaramente le prossime novità e ci vediamo molto presto su Pablo Aio Frontiere.